Lasciate che vi racconti un'avventura. Ho preso una tenda e per 4 giorni sono stato nel deserto della Namibia. C'è poco da girarci attorno. Il viaggio in Namibia è stato incredibile, ma c'è un motivo particolare per cui questo viaggio è stato più intenso di altri. E questo motivo è un libro. Era marzo 2020, era appena partito il lockdown e io e altri 2 scapestrati dei miei amici volevamo evadere un po' dalle 4 mura che ci chiudevano in quel periodo. E così abbiamo immaginato una storia, la storia di Blaise Pascal, un dottore di Béziers che affronta un viaggio lungo mesi e mesi in nave per arrivare fino in Namibia alla ricerca di una tribù che si diceva avere poteri magici per curare una malattia che affliggeva sua figlia. Abbiamo immaginato le valli, i porti, ci siamo documentati sul tipo di navi che potevano popolare i mari in quel periodo e abbiamo immaginato come poteva essere quel viaggio. Ed è per questo che ero così tanto affezionato all'idea di fare questo viaggio. Dovevo chiudere il cerchio, in qualche modo. Ci sono momenti della vita in cui hai l'impressione che un capitolo si stia chiudendo e per me è stato esattamente questo. L'avventura di scrivere il libro, Le stelle della Namibia, è stato la prima frase della mia avventura universitaria e adesso, al 5º anno, ho avuto modo di andare in Namibia e io sono stato lì dove tutto è cominciato, dove tutto è stato immaginato e tutto è avvenuto nella maniera più inaspettata possibile. Abbiamo preso questo autobus che è partito da Città del Capo alle 3 del pomeriggio e ci ha portati a Windhoek, la capitale namibiana, dopo 24 ore. E devo dire che in realtà è stato un viaggio molto più piacevole di quello che mi aspettavo, anche se non privo di imprevisti. Arrivati alla dogana, infatti, si è accumulato un po' di ritardo che poi ha condizionato tutto il piano di viaggio che avevamo previsto e non ci ha permesso di vedere alcuni luoghi. Però andiamo un passo alla volta. Arrivati alla dogana, all'una di notte, se non sbaglio, del primo giorno, si è bloccato tutto. Alcune persone, non so, non avevano il passaporto. Come fai a voler attraversare una dogana senza passaporto? E quindi siamo dovuti rimanere lì in attesa per tipo 4 ore invece delle previste 2 ore di attesa. Quindi abbiamo accumulato 2 ore di ritardo alla dogana fra Sudafrica e Namibia. Comunque, dopo 24 ore di viaggio, un viaggio veramente molto intenso, siamo arrivati appunto a Windhoek, dove avevamo già prenotato una macchina. Arrivati lì, però, arrivati alla compagnia delle auto, siamo andati all'ufficio e gli abbiamo detto: noi abbiamo questa prenotazione, e loro: ma la vostra macchina non c'è. Noi: scusa, in che senso? Che facciamo, no? Loro ci dicono: che per caso vorreste un SUV che costa 3 volte il prezzo? E noi: no. E loro: va bene, allora vi diamo quello stesso SUV ma allo stesso prezzo, no? Allo stesso prezzo della macchina che avevamo prenotato. Quindi ci siamo ritrovati con questo enorme macchinone, una Nissan Navara, che era decisamente al di sopra delle nostre aspettative e io sinceramente ero anche un po' preoccupato. Viaggiare con una macchina grande non sempre è un bene. Per prima cosa, io non avevo mai guidato una macchina del genere e io sarei stato l'unico a guidare perché David, il mio amico, non aveva neanche la patente. Quindi non so se ero pronto ad affrontare un viaggio di quel tipo. Il nostro programma era di partire immediatamente da Windhoek e tirare dritti verso sud, verso Sassusley. Tuttavia non siamo riusciti ad arrivare al punto che ci eravamo predestinati, appunto perché avevamo fatto quel ritardo con l'autobus alla dogana.
E così quando ci siamo trovati ad aver raggiunto la Golden Hour, quando il tramonto è iniziato a calare, abbiamo detto va bene, non è un peccato che non siamo riusciti ad arrivare alla nostra destinazione, ci fermiamo qui, in mezzo al nulla, in mezzo a questa savana, mettiamo le tende e passiamo la notte. Abbiamo deciso di fermarci quindi in questa piazzola a bordo della strada, una piazzola dove c'era un piccolo tavolino bello dipinto di bianco, una cosa che non ci aspettavamo proprio di trovare, a dire il vero, ma che in realtà è molto comune nelle strade della Namibia. Questi tavolini sparsi in mezzo alla natura sembrano essere fatti apposta per i viaggiatori come noi che volevano passare una notte da qualche parte e fare cena lì. Quindi abbiamo montato la tenda da una parte e abbiamo acceso un piccolo falò lì davanti al tavolo. Per quel giorno avevamo previsto salsicce e pane, una cena molto scarna ma che sembrava un banchetto. Però ci aspettava una certa sorpresa in realtà. La prima notte è stata abbastanza turbolenta. Appena è calato il sole, infatti, la savana ha iniziato a popolarsi di suoni, versi a cui non eravamo per nulla abituati. E così appena è calato il sole e abbiamo iniziato a sentire i versi dei babbuini sempre più vicini, abbiamo deciso di smontare la tenda e di dormire in macchina. In realtà quello era un momento è stato un momento abbastanza critico, non mentirò. C'erano alcuni cespugli che prendevano fuoco molto bene e io tenevo un cespuglio in mano, un cespuglio secco, in mano pronto per essere appiccato sul falò per spaventare i babbuini che sarebbero venuti a prendere la nostra carne, perché i babbuini sono effettivamente delle bestie molto molto feroci. Triangles are my favorite shape. 3 points where 2 lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love, it's very late. Till morning come. Let's desolate. E così abbiamo proseguito il nostro viaggio. La mattina dopo siamo ripartiti per arrivare fino alla destinazione che ci eravamo prefissati, South Susvlei, il luogo dove la magia della Namibia ha grande effetto. Il luogo dove si trovano la Duna 45 e Dead Fly. La Duna 45 è uno di quei luoghi della Namibia che merita un racconto abbastanza lungo. Quando infatti sognavo di andare in Namibia, ormai 4 anni fa, avevo messo un piccolo pin giallo in Namibia. Solo uno. Una stellina gialla lì in corrispondenza della Duna 45, che era un luogo che trovavo magico. Vedete, in Namibia il deserto è fatto di tante cose diverse, ci sono molti tipi di deserti. C'è il deserto fatto di dune, il deserto fatto di montagne, il deserto fatto di argilla, quindi valli di fiume essiccate. E lì, alla Duna 45, si incontra il deserto fatto di dune con il deserto fatto di argilla. E la cosa impressionante è che le dune non cominciano piano piano. Le dune iniziano come se tu prendessi un pugno di farina e lo mettessi su un tavolo, così. In mezzo alla pianura perfetta nasce una duna alta 140 metri. Ti trovi davanti a questa enorme creazione della natura e non ti spieghi com'è che possa esistere. Era proprio quel pin a forma di stellina che avevo lasciato su Google Maps ormai 4 anni prima. Qual è il sapore dei sogni che si realizzano? Cosa significa trovarsi veramente lì? Non è soltanto ovviamente la magia del posto, ma è tutto quello che ti ci ha condotto, i ricordi, le persone che hai incontrato, tutto ciò che è successo e che non avevi previsto e che si risolve in quel momento in un sogno che si realizza, il futuro che ti viene incontro e che succede esattamente nel modo in cui speravi, in modo inaspettato in realtà. Ho portato con me una
piccola macchina analogica usa e getta della Kodak, e così quando mi sono seduto in cima alla duna 45 e mi sono rivolto verso l'oceano di dune che avevo davanti, ho iniziato a caricare il colpo della foto che stavo per scattare con la manopoletta, e a ogni click pensavo a una persona che avevo conosciuto in questi 4-5 anni. Ho dedicato ognuno di quei piccoli click sulla manopola a un ricordo, e quando sono arrivato alla fine e non potevo più cliccare e mi rimaneva soltanto da scattare la foto, sono rimasto bloccato, e così ho deciso di lasciare da parte la macchina fotografica, tenere nelle mani un po' di sabbia, guardarmi attorno e lasciare che il panorama mi scorresse addosso. Quando sarebbe arrivato il momento di scattare la foto, l'avrei sentito. E il momento è arrivato, ed è arrivato con una prepotenza che non mi aspettavo. Era tutto calmo, non c'era neanche una voce, e mentre ero lì in cima, con la sabbia fra le mani, 2 uccelli hanno spiccato il volo al lato della collina. Non sapevo neanche che ci fossero degli uccelli nel deserto, non dovevano esserci, la fonte d'acqua più vicina era lontana chilometri, eppure questi 2 uccelli partono e iniziano a volare davanti ai miei occhi e fanno tutto il giro della duna. E quando passano lì davanti, lì dove io stavo fissando l'oceano di sabbia che avevo di fronte, quando passano lì, passano attraverso l'obiettivo della mia macchina fotografica, e io a quel punto non ci penso 2 volte. Bam, clicco e scatto la foto. When your heart is on the water, I'll be waiting till you're ready for my love. When you walk In cima alla duna 45 abbiamo deciso di scendere di corsa. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair, I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered. Let's go, David! I'm just a crosshair, I'm just a shot, then we can die. I say, don't you know? You say you don't know. I say, take me out. I say you don't show. Don't move, time slow. I say, take me out. Il programma per la giornata finiva praticamente lì. Avremmo dovuto passare il resto del giorno guidando, andando verso nord in direzione Walvis Bay, ed è in realtà quello che abbiamo fatto. Le nostre giornate in Namibia sono state per lo più tutte quante così. Partivamo con la macchina, vedevamo un luogo per poche ore e passavamo tutto quanto il giorno a guidare, perché la Namibia è veramente veramente grande e noi avevamo veramente veramente poco tempo per vederla tutta. Sulla strada però abbiamo deciso di fermarci all'unica minuscola traccia di civiltà che ci era concessa in quell'enorme mare di sabbia. Un villaggetto di nome Solitaire, solitario, un nome e un programma. Tanto che in realtà quando sono arrivato lì avevo bisogno di un caricatore per il mio cellulare, perché il mio si era rotto. Non ce l'avevano perché era un villaggio di 3 case, e loro mi hanno detto: ah, hai bisogno di un caricatore? Allora ti conviene andare nella prossima città più vicina, Walvis Bay, a 300 km. Lì ce l'avranno di sicuro. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had divine said to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to read our
Comunque, vabbè. Solitaire, un posto molto importante per due grandi motivi. Primo, perché abbiamo fatto delle belle foto e secondo, perché abbiamo ricevuto delle ottime informazioni su dove passare la notte. Lì a Solitaire c'era una mappa dei campeggi attivi e ne prevedeva tipo 15 nell'intero paese. Abbiamo trovato però una buona sistemazione più o meno a metà strada verso Valvis Bay, un posto davvero abbastanza curioso di nome The Thousands Hills, un posto paradisiaco nel nome, ma difficilissimo da raggiungere nei fatti perché pur essendo lungo la strada principale si trovava lungo una strada fatta di ghiaia e di buche, è stato abbastanza difficile da raggiungere, però abbiamo deciso di passare là la notte e io ho visto uno dei tramonti più intensi e incredibili di sempre. Era un sole rosso che ha colorato tutta quanta la sabbia della Namibia di un colore bordeaux acceso. Passare lì la notte è stato molto bello. Abbiamo fatto cena con una zuppa di fagioli e couscous che rimarrà per sempre nella mia memoria come uno dei pasti più prelibati di sempre e ci siamo goduti il panorama. Il campeggio infatti si trovava su una collina a ridosso di una enorme valle che si apriva davanti per centinaia di chilometri. Lì quella notte ne ho anche approfittato per fare un piccolo timelapse delle stelle della Namibia in onore del libro che avevamo scritto insieme. Would it be good enough? Il terzo giorno abbiamo dormito al Trading Post Campsite, all'estremo nord del paese. Si trovava proprio al di fuori dei cancelli di Etosha, una riserva naturale che avevamo intenzione di visitare il giorno dopo. Avevamo forzato così tanto la mano guidando quel giorno, infatti, proprio per avere un'intera giornata da spendere in Etosha il giorno successivo. Il Trading Post Campsite era fornitissimo di tutte le comodità che non vedevamo da giorni, una doccia calda, l'illuminazione per montare le tende, che non era per nulla scontata, e addirittura un camino all'interno del quale cuocere la nostra carne quella sera. One more day we'll spend together. Lay your eyes look up upon me for the better. Oh, I know I'm worse for weather, but my love I won't give up. Spend my days cursing my soul, wishing I could paint my scars and make me whole. Oh, I know I could be better, but my love I won't give up. I ain't no
Etosha ho procurato ben 2 danni alla carrozzeria dell'auto. Per prima cosa non ho visto un paletto mentre stavo parcheggiando e la macchina si è rigata sul davanti. E poi per seconda cosa, sempre guidando per le vie di Etosha, a un certo punto sono finito in un buco enorme con tutta l'auto, è sobbalzato tutto e credo in quell'occasione è saltata una piccola copertura di plastica che copriva il gradino esterno per salire dentro la macchina. Però comunque quel giorno eravamo a Etosha ed è stata un'esperienza bellissima, non solo appunto per gli animali che abbiamo visto durante il giorno, ma anche e soprattutto per l'esperienza incredibile di dormire dentro al parco naturale di notte. Dentro Etosha, infatti, sono presenti diversi villaggi che ospitano i turisti, però come dicevo è stata una scelta difficile perché ci siamo resi conto quel pomeriggio, il pomeriggio del quarto giorno, che avevamo fatto male i conti. Noi la mattina successiva avremmo dovuto trovarci in punto a mezzogiorno a Fintok, che si trovava a 500 km di distanza, e avevamo fatto i conti immaginando che saremmo partiti la mattina dopo dai cancelli di Etosha. Ma non avevamo capito quanto era grande quel posto. Il villaggio nel quale avevamo in programma di dormire, di nome Halali, si trovava a ben 100 km all'interno del parco naturale. In quel posto, in quel piccolo rifugio in mezzo alla natura, abbiamo visto i rinoceronti. C'era un piccolo sentiero nascosto che potevano visitare solo i visitatori del parco. Questo sentiero partiva lì dal campeggio dove noi stavamo passando la notte e si dirigeva a piedi dentro la natura. Conduceva a una piccola terrazza naturale sollevata da 3 metri da terra, dal resto della savana, da uno sperone di roccia che si affacciava verso ovest. Noi ci siamo trovati lì al tramonto ed è stato bellissimo. Siamo arrivati lì che ancora c'era un po' di sole e c'erano centinaia di uccelli che cantavano tutto intorno a noi, ma poi si sono zittiti perché si stava avvicinando una coppia di enormi rinoceronti. Guardare i rinoceronti che interagiscono fra loro è come guardare delle montagne che si parlano. È veramente uno spettacolo di natura che dialoga con se stessa, è tutto molto lento, è tutto fatto di sguardi, di piccoli movimenti, di interazioni. I rinoceronti non si prendono a cornate, non fanno come le capre che prendono la rincorsa e si scontrano. Agganciano i loro corni uno con l'altro e poi spingono. Prima spinge uno a sinistra e poi spinge l'altro a destra e così si dimostrano l'un l'altro la propria forza. E a quel punto sta al perdente fare un passo indietro, no? E lasciare all'altro la vittoria. Uno spettacolo veramente infinito e interminabile in un momento che vorrei ricordare per sempre. Abbiamo passato la notte in un posto così. E il giorno dopo era il momento di rientrare, di ritornare a casa. È stato veramente un viaggio difficile, dovete immaginare di viaggiare nel deserto su strade lunghissime, spesso non fatte di asfalto, spesso strade dritte, interminabili, con l'orizzonte che non ti lascia nessun luogo su cui appoggiare lo sguardo e distrarti, con 4 giorni di esperienze sulle spalle, con tantissimi ricordi, la mente è carica di pensieri e di emozioni che non vuole lasciare andare, ma che ti trovi a dover ancora cavalcare verso il ritorno. E così, salito sull'Intercape, ho iniziato a scrivere una lista di cose che volevo ricordare per sempre riguardo alla Namibia. È una lista di 70 punti, ma è una lista molto importante che voglio leggere. Vorrei ricordare i tralicci, Solitaire, le strade, i canyon, l'Intercape infinito, la mia posa embrionale e la sua evoluzione in caduta. Etosha non è un lago.
Il camping perfetto fuori Etoscia. La gente che parla francese in Etoscia e la scelta di rimanere. Il camping perfetto in Etoscia. La frustrazione dell'essere caduto in una buca. La frustrazione dell'aver rigato la macchina e aver perso l'angolo di plastica. John Omertoso di JW Rental. Il sole rosso del secondo giorno. Le stelle. 2200 e rotti chilometri. 34 ore. 4 giorni. La foto non scattata per Ema. Le mie chiappe a forma di duna. La gioia di tornare dalla mia famiglia presto. Il maglione di Fausto. Il nuovo me. Io sono Nishikigoi. Con me, nel cuore e nell'anima mia, siccome rossa vela della sera, se fossi un lago ti lagherei, e se